tutti, questo che vedete alle mie spalle è il fiordo del Porto Selvaggio. Siamo in pieno parco naturale appunto di Porto Selvaggio. Ho percorso circa 4 km per arrivare fin qui percorrendo tutta la foresta. Lungo il percorso troverete numerose di queste mappe, di queste insegne dove riportano appunto i punti più belli da visitare in questo parco. Ci sono due entrate, di cui c'è l'entrata Torre Oluzzo e l'entrata Villa da Furi. Nel parco potete notare la Torre Oluzzo un pochettino diciamo rovinata dal tempo, c'è il passaggio nella roccia che vale la pena vedere. La Grotta del Cavallo purtroppo ci sono stato prima, è chiusa, è transennata, stanno facendo dei rilievi archeologici. La baia di Porto Selvaggio, che è appunto la spiaggetta con le acque sorgive, acqua dolce, la Torre dell'Alto, il Belvedere dell'Alto e il grande parcheggio di cui menzionavo prima. Torre Nova non ci sono mai stato, magari mi prometto di passarci più in là. Percorso abbastanza facile, si può percorrere tranquillamente con le scarpe di ginnastica, meglio da trekking perché comunque ogni tanto ci sono anche percorsi sdrucciolevoli e niente, si respira aria pulita, canto degli uccellini. Oggi è gennaio 2022, mi mancano circa 4 altri chilometri per raggiungere il van. Naturalmente tra le regole è vietato asportare o danneggiare le rocce, minerali fossi e reperti archeologici, accendere fuochi, transitare con mezzi a motore, sostare con tende o camper, asportare o danneggiare e introdurre specie di animali o vegetali non consentiti. In particolare per chi si avventurerà a venire qui appunto al parco di Porto Selvaggio. Ci sono diversi parcheggi, di cui uno è proprio quello definito appunto dall'ente parco, che è molto grande e si trova subito dopo la Villa Tafuro, la villa grande appunto che è molto importante e di riferimento per questo parco. Il parcheggio è a pagamento nei periodi prestabiliti e indicati sui cartelli. In questo periodo è gratuito. Un dettaglio molto importante è quello di portarsi con sé sempre una bottiglietta d'acqua, magari un po' di mandorle o qualche snack. Porto Selvaggio non c'è campo di nessun tipo, quindi potete dire ciao alle vostre linee telefoniche perché qui sotto non prende nulla. Qui ci sono i bagni chimici, le rastrelliere per le bici, il parcheggio si trova praticamente su, in alto. In questo periodo è gratuito, negli altri periodi indicati nei cartelli appunto risulta essere appunto a pagamento. Il percorso è abbastanza facile, come appunto dicevo prima, basta portarsi dietro uno zainetto con bottiglietta d'acqua, qualche snack, delle mandorle, delle noci o altri snack a vostro
piacimento. Qui in questo periodo non vendono nulla, invece d'estate, se non erro, si sono attrezzati per vendere gelati e qualcos'altro da mangiare. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Magari scrivete nei commenti se avete domande da farmi su questo luogo o su altri luoghi che avete visto che ho già visitato sul canale. Bandiera blu 2021. Qui abbiamo la mappa con tutte le indicazioni e i comportamenti da utilizzare in questo parco di Porto Selvaggio. Siamo ritornati pian piano alla civiltà. Questa è l'uscita Torre Oluzzo o entrata, dipende da come vi trovate. Questo è il percorso che sto facendo adesso, mi porta direttamente al parcheggio, al grande parcheggio, quindi tutto protetto da queste colonnine in PVC a proteggere appunto i pedoni. Tutto il percorso non so di quanti chilometri sia, io a fine percorso avrò fatto circa 8 km, quasi 9. Praticamente c'è questo passaggio a piedi, si percorre tutta questa stradina e lì in fondo c'è il grande parcheggio. 2 gennaio si sta veramente bene, temperatura sembra aprile, primaverile, quasi primaverile. Lui che ci sta aspettando qui educatamente. Abbiamo i piedini che siamo stati appunto nel fango della terra, controlliamo la temperatura. Allora, abbiamo qui all'interno 32 gradi, 32 gradi, all'esterno abbiamo 27. Queste sono le alte temperature, una del frigo però è spento. Controlliamo anche la carica dei pannelli solari, vediamo, più 2 ampere, il secondo è fermo, ok. Oggi è il 2 gennaio e il parcheggio è praticamente quasi al completo, diciamo pieno all'80%. Bene, molto molto bene. Iniziamo così la stagione. Ci rimettiamo in marcia.